Ciao! Le chitarre Henrys ormai hanno occupato un posto piuttosto rilevante nel panorama chitarristico internazionale e sono chitarre di ottima qualità ad un prezzo, a mio giudizio, giusto. Ecco, la Telecaster e la Stratocaster. La Stratocaster ve l'ho già fatta conoscere su questo video. La Telecaster la andiamo a conoscere adesso. Il fenomeno Henrys mi fa un po' ridere perché andando a vedere vari commenti anche su altri video di altri youtuber, è sempre la solita storia, c'è chi le odia profondamente e chi invece le apprezza e le ama, soprattutto coloro che le hanno provate, perché si sa, gli haters parlano a vanvera, dicono un sacco di cazzate. Anche sotto il video di questa chitarra c'era chi diceva con gli stessi soldi prendo una player. Sì, ti prendi una player, a parte che è tutto da vedere, ma non hai la qualità di questa chitarra, assolutamente. Cioè, sono chitarre che hanno una qualità ben superiore alle varie player 2, 3, 6, 7, 8, perché Fender continua a buttarci fuori la stessa chitarra cambiandole il nome o una cifra. Ma non voglio fare polemica con Fender, che in questi giorni ha già il suo da fare in questo senso. Allora, andiamo a vedere subito questa Telecaster. Intanto ascoltiamola ancora un po' con dei suoni puliti, poi andiamo ad esaminare un po' di qualità.
Non ci sono molti video su queste Telecaster di Henrys e ho voluto colmare un po' questa lacuna, ce ne sono pochi in giro, come anche video sulla Stratocaster Henrys con i 3 single coil, ce ne sono pochi. Io ho voluto entrare in questa nicchia, farvi conoscere la Strato classica e la Telecaster di Henrys, la Telecaster Space 2, che avete già avuto modo di sentire con i suoni puliti, e andiamo a vederla velocemente, poi la sentiamo anche con i suoni distorti e chiaramente tiriamo le nostre conclusioni a fine video. La chitarra pesa molto poco, ha il corpo in paulonia e pesa meno di 3 kg, 2 kg 9,50, molto molto leggera. La tastiera è in palissandro, i tasti sono in acciaio, il manico è un bellissimo manico in acero tostato e meccaniche, come avete visto anche all'inizio, meccaniche autobloccanti. Il ponte a 3 sellette classico e il passaggio delle corde attraverso il corpo. Il corpo è sagomato molto bene, sia insomma per agevolare appunto la suonabilità della chitarra. Anche questo svaso è molto comodo, anche qui è svasata. All'attacco del manico c'è anche qui un'entrata molto agevolata per la mano arrivare agli ultimi tasti, molto molto comoda. Il capotasto è in osso e, come dicevo, meccaniche autobloccanti. Pick-up sono dei super twang, in realtà sono degli Alnico 5 che vogliono ricreare il suono twang Telecaster e ci riescono molto bene, secondo me, aggiungendo qualcosa di moderno. Infatti hanno una sonorità veramente molto personale. Il pick-up al ponte è molto squillante, veramente squillante, ma è squillante, ma può avere parecchia presa, è graffiante, soprattutto anche sulle note basse, sugli accordi e via dicendo. Ne risulta che la mia posizione preferita è quella centrale, quella appunto che accomuna i due pick-up, i due estremi acuti e bassi. Viene fuori un suono che a me è piaciuto moltissimo, il suono dei due pick-up assieme. Chiaramente la chitarra mi è piaciuta, si suona veramente benissimo, il manico ha un radius da 12 se non ricordo male, poi in sovraimpressione eventuali miei errori saranno corretti. I potenziometri vanno bene, va tutto bene. Ecco, andiamo a sentire adesso un po' di sonorità distorte.
Parliamo un secondo di questi pick-up. Sono buoni, mi sono piaciuti. Il loro scopo è ricreare le sonorità delle Telecaster degli anni 50 e 60 e ci riescono. Il pick-up al ponte, che può risultare anche un po' troppo squillante, in realtà è un pick-up che ricalca i pick-up delle prime Telecaster, e le Telecaster una volta avevano un suono molto molto secco, squillante. Ora le Telecaster che ci propone Fender sono molto più, diciamo, arrotondate ai gusti moderni. Questa in ogni caso risponde un po' a tutte le caratteristiche sia delle vintage, delle chitarre degli anni 60, che quelle moderne, perché il pick-up al ponte, pur essendo così squillante, sui distorti rende bene, sui puliti ha qualcosa di troppo sulle alte frequenze, ma è un gusto mio personale, molti magari non saranno d'accordo con me e ci sta ovviamente. Mentre, come dicevo prima, l'accoppiata fra i due pick-up rende la posizione centrale, a mio giudizio, molto molto equilibrata. Il pick-up al ponte, sì scusate, il pick-up al manico mi è piaciuto, e lui fa il suo lavoro, ha una preponderanza sulle frequenze basse, ma resta sempre molto pulito e definito, non impasta, nessuno dei pick-up impasta, e si sente molto bene sui suoni ancora più distorti che andiamo a sentire subito. Ok, torniamo a parlare di Henrys. Sono chitarre che, a mio giudizio, se uno non ha la fissa di avere il marchio Fender sulla paletta, possono sostituire benissimo il grande marchio con la F. Diciamo che al prezzo di una americana Fender media, diciamo anche nemmeno troppo di lusso, si possono avere due Henry, una Strato e una Tele, che possono in ogni caso agevolmente soddisfare ogni esigenza di suono, tra parentesi Fender. Per cui questa Tele e questa Strat sono veramente strumenti di pregio. Il loro costo non è astronomico, è un costo giusto, considerando anche la bellissima custodia, che anche lei, da solo la custodia ha un suo costo, è una custodia semirigida e molto imbottita, fatta bene. Per cui avete due strumenti con due ottime custodie che suonano in modo ottimo per il prezzo di una Fender classica, normale, diciamo. Ecco, io la ragiono così, non mi interessa assolutamente avere Fender o Gibson sulla palette, voglio
la ciccia, voglio la sostanza, e qui di sostanza ce n'è veramente tanta. Io non sono sponsorizzato da Henry's, assolutamente non ho nulla a che fare e non mi pagano. Insomma, Henry di sicuro non ha insistito che io parlassi bene delle sue chitarre. Non sono perfette, ma nemmeno le Fender sono perfette. Sono chitarre comunque che valgono sicuramente il loro prezzo, e su questo non c'è alcun dubbio. Ve le consiglio veramente, sia la Tele che la Strato. Ci sono varie colorazioni, ci sono varie situazioni, anche relic e cose. Io non amo il relic, per cui le ho volute entrambe con un colore pieno. Bene, con Henry's per il momento abbiamo finito. Ci vediamo al prossimo video, che sarà abbastanza presto. Ciao a tutti.